La Focusrite Scarlett nelle varie versioni solo 2i2 4i4 è sicuramente una delle interfacce audio più diffuse e note. Siamo alla quarta generazione che offre alcune interessanti funzioni. Con 69 decibel di gain range e 120 decibel di range dinamico, oggi vediamo la 2i2 4th Generation. Ciao, sono Giancarlo e benvenuti sul canale. Da un punto di vista estetico si nota subito che gli ingressi Neutrik XLR sono passati dietro e sulla parte frontale abbiamo solo due ingressi IZ ad alta impedenza, jack Neutrik da 6,35 mm, da 1/4. Per ingresso strumenti. Accetta cavi jack mono non bilanciati TS o mono bilanciati TRS a livello di linea o di strumento. Ci sono i pulsanti raggruppati con alcune nuove funzioni. Esteticamente è più bella e ordinata, anche se personalmente preferisco gli ingressi XLR frontali, come sulla versione precedente e come sulla Moto M2, per una questione di praticità. Tenendola sulla scrivania e collegandovi i microfoni, mi è più agevole collegarli avendo gli ingressi frontali. Fatemi sapere nei commenti se anche voi preferite gli ingressi frontali o posteriori e perché. Riconoscibilissima, col suo colore rosso, è in alluminio, ad eccezione della parte frontale posteriore in plastica. L'impressione è di solidità e di buoni materiali. Sul fondo abbiamo 4 piedini in gomma antiscivolo. È bus powered a 900 mAh, ovvero alimentata direttamente dal computer, al quale viene collegato con un cavo USB-C to USB-A da 1 metro di lunghezza in dotazione. Sulla parte frontale abbiamo due controlli per il guadagno dei due canali d'ingresso e un bel potenziometro per controllare l'uscita sulle casse monitor. I due controlli di guadagno girano senza fine corsa e questo mi ha lasciato un po' perplesso perché non c'ero abituato. Non è presente una scala graduata. Grazie all'halometer il livello volume si vede dalla colorazione attiva sulla circonferenza intorno alle due manopole di controllo gain in ingresso e al potenziometro di uscita. Ha 3 colori. Verde per il segnale corretto, giallo per il pre-clip e rosso per il clipping. È molto bello a vedersi, anche se non rende, secondo me, l'idea con precisione del livello. A ore 2 siamo a meno 18 dBFS, a ore 3 siamo a meno 12 dBFS all'incirca. Per controllare bene il gain, benché bello, la Moto M2 o la Audient ID14 Mark II stanno decisamente un passo avanti secondo me. Il misuratore del livello in uscita, che si trova appunto intorno al controllo del livello in uscita, è un indicatore predissolvenza, cioè non è influenzato dalla posizione del controllo e mostra il livello del segnale proveniente dal computer. Le manopole non hanno giochi e sembrano solide, sono zigrinate e quindi le regolazioni sono fluide e precise. Sempre sul lato anteriore troviamo un ingresso cuffie da 1/4 con il controllo volume dedicato. Possiamo effettuare anche il collegamento dei preamplificatori per controllare 2 preamplificatori contemporaneamente, utilizzando un unico set di controlli. È utile per esempio per registrare stereo o una coppia di microfoni. Per collegarli basta premere per un secondo il tasto Select e così analogamente per scollegarli. Sulla parte frontale vediamo a cosa servono i vari pulsanti. Select serve per impostare il canale di input. Il numero del canale attualmente selezionato si illumina di verde. 48V abilita la Phantom Power a 48 volt per i microfoni che ne abbiano necessità, come quelli a condensatore, o per i preamplificatori dei microfoni in linea, microfoni dinamici attivi e DI box attivi. Una volta selezionata, l'attiva contemporaneamente su entrambi i canali in ingresso. Attenzione. Instrument. Si preme per alternare l'ingresso selezionato da 6,35 mm, cioè da 1/4 di pollice, tra livello di linea o di strumento. Il verde indica che Instrument è abilitato, mentre il bianco che è disabilitato. Quando attivi Instrument e colleghi un jack, il gain minimo per l'ingresso viene modificato a più 7 decibel. Non molto intuitivo, secondo me. Praticamente, quando la spia Instrument è bianca, l'ingresso jack è a livello di linea e quindi puoi collegare sintetizzatori, tastiere e drum machine. Abbiamo un LED USB che si illumina in verde quando l'interfaccia viene riconosciuta dal computer, in bianco se è collegata ma non viene riconosciuta, mentre rimane spento se non è collegata. Abbiamo un direct monitor per il monitoring mono o stereo.
Il monitoraggio diretto permette di ascoltare i segnali che arrivano agli ingressi dell'interfaccia senza che passino attraverso il computer. Questo significa che ascolti gli ingressi senza latenza e senza effetti. Premi per spostarti fra le 3 impostazioni. Off, bianco. On mono, ovvero direct, verde. I segnali presenti all'ingresso 1 e all'ingresso 2 saranno entrambi al centro dell'immagine stereo. È utile per registrare 2 sorgenti mono, ad esempio una chitarra e una voce. On stereo, invece, abbiamo direct più il simbolo verde. L'ingresso 1 è orientato a sinistra, l'ingresso 2 a destra. Questa impostazione è utile invece per registrare un dispositivo stereo, ad esempio una coppia di microfoni stereo, un sintetizzatore stereo oppure una tastiera. Auto gain. Premi il pulsante e suona o parla per 10 secondi. Ci penserà l'interfaccia a impostare il livello perfetto per qualsiasi cosa tu stia registrando, con la possibilità comunque di intervenire se reputiamo che il livello non sia corretto. È presente sulla 2i2 e sulla 4i4. Può essere fatto anche multicanale contemporaneamente, è utile magari se al volo dobbiamo registrare, non lo so, una voce e una chitarra. Si tiene premuto il pulsante auto per 2 secondi e si attiva. Se prevediamo di mantenere costante il livello di input è una cosa comoda. Di solito per una performance musicale cosa si fa? Quando dobbiamo registrare, si fa suonare la parte più alta e si abbassa un po' il gain in relazione a quella parte per essere sicuri di avere l'headroom e di non andare in clipping. Quindi questa funzione è utile sì, ma non è indispensabile. Safe previene il clipping. Il clipping si verifica quando il gain è impostato a un livello troppo elevato per il suono che stiamo registrando e l'ingresso sovraccarica il preamplificatore andando così in distorsione. Safe cosa fa? Previene quindi il clipping durante le registrazioni. Lo fa analizzando continuativamente il segnale in ingresso per tenerlo in uno sweet spot. Questo però non è un limiter che blocca il segnale e non gli fa oltrepassare una determinata soglia che impostiamo. Che cosa fa? Se rileva un picco elevato, abbassa il gain per non andare in clipping, ma da quel momento in poi il gain per il resto della registrazione sarà a quel livello inferiore, o se rileva un altro picco lo abbasserà ancora, quindi secondo me è una funzione con un'utilità limitata. Lo scenario in cui potrebbe servire qual è? È quello di un podcast dove ad esempio inaspettatamente un volume sale molto e viene abbassato per preservare la registrazione. È disponibile solo fino a 96 kHz. Air è molto acclamato da qualcuno, richiama un po' le sonorità analogiche delle storiche console Focusrite. È una sorta di presence che regala un boost sulle frequenze più alte. Parte già da 100 Hz per arrivare ad un innalzamento di quasi 4 decibel sui 10 kHz, insomma parecchio. Questo si fa spesso nel cantato, nel parlato per accentuare la parte di ariosità della voce nelle alte frequenze e renderle più piacevoli e brillanti. Mi ricorda un po' lo switch Legacy 4K presente sulla SSL2 di Solid State Logic. Oltre alla funzione Presence reingegnerizzata, ora con la 4th Generation è selezionabile la modalità Presence Harmonic Drive, in cui vengono anche messe in risalto le armoniche nella gamma media. Si traduce praticamente in un po' di saturazione. Si ha un boost di circa 3 decibel sui 100 Hz, un taglio di 1,5 decibel intorno ai 500 Hz e di nuovo un boost più aggressivo con una curva a shelf dai 1000 Hz in su per arrivare a circa più 6 decibel a 10 kHz. L'impatto sul suono è evidente in questa modalità. È una cosa io che preferisco fare magari in caso di necessità a posteriori, regolandola di fino, con la possibilità di metterla e toglierla se non mi piace. Ma per chi non ha voglia di smanettare è un'opzione praticabile che fa risparmiare tempo garantendo comunque un miglioramento veloce. Anche questo è disponibile solo fino a 96 kHz. Uscita cuffie. Abbiamo un controllo dedicato al gain per l'uscita cuffie e un connettore jack TRS da 1/4 di pollice. Come sapete, l'uscita cuffie è una di quelle cose che guardo con attenzione. La 2i2 è in grado di pilotare cuffie a bassa e ad alta impedenza, preferibilmente fino a 300 ohm, senza distorsione. Consiglio però decisamente cuffie con impedenza di almeno 80 ohm e nei lati negativi spiego poi il perché. Sul retro abbiamo i 2 ingressi XLR. Se colleghiamo uno strumento sugli ingressi anteriori, quelli posteriori vengono disattivati.
è un'interfaccia a 2 ingressi, quindi benché si vedano 4 possibili ingressi di input, sono 2. Quindi possiamo registrare per esempio con 2 microfoni, o un microfono e una chitarra, un microfono e un basso, una configurazione stereo, eccetera, ma sono 2 gli input. Sulla parte posteriore ci sono 2 uscite bilanciate per le casse monitor, comprese jack TS o TRS da 1/4 di pollice, una presa Kensington e l'ingresso USB-C 2.0 col quale viene collegata ad un computer. Abbiamo anche un altro ingresso USB-C, nel caso il primo non possa fornire sufficiente energia al funzionamento dell'interfaccia. L'interfaccia può consumare parecchia energia in alcune situazioni ad alta potenza, come per esempio durante la riproduzione in cuffia ad alto volume, e le porte USB di alcuni computer potrebbero non essere in grado di fornire energia sufficiente. Quindi la Scarlett cosa fa? Può disconnettersi o l'icona USB lampeggiare in rosso. In quel caso conviene utilizzare un alimentatore di rete per alimentarla tramite la porta da 5 volt. Ricordo sempre che è bene collegarla al computer direttamente e non tramite un hub USB. Come già detto, viene fornito un cavo USB-C to USB-A in dotazione della lunghezza di 1 metro circa. Si può utilizzare l'interfaccia anche senza collegarla al computer, in modalità standalone. Può essere utile per aumentare il numero di preamplificatori su un'altra interfaccia, o mixer che dispone solo di ingressi a livello di linea, oppure utilizzare il proprio studio di registrazione senza avere il computer acceso o collegato, ad esempio per utilizzare la chitarra attraverso gli altoparlanti o qualsiasi altro apparecchio musicale elettronico collegato e monitorare così in cuffia quel che connettiamo, ma ovviamente in questo modo non si può registrare. L'inserimento dei cavi XLR avviene facilmente, così come la rimozione, a differenza per esempio della Audient in cui la rimozione è più difficile, ecco anche perché preferisco a volte gli ingressi frontali. Il preamplificatore digitale è ereditato dalla serie RedNet di fascia più alta, la serie di punta del catalogo Focusrite, presente in diversi studi di registrazione. Buono è il convertitore analogico-digitale e digitale-analogico. I sample rate supportati sono questi che vedete in sovraimpressione. La risposta in frequenza è piatta, come dovrebbe essere soprattutto con gain su valori bassi, quando usiamo un microfono a condensatore alimentato con Phantom Power o un dinamico con Cloudlifter o Feted. Con gain prossimi ai valori massimi si ha un leggero roll-off sulle basse frequenze. La gamma dinamica, che è la differenza tra il valore massimo che è in grado di registrare il noise floor, ovvero il valore limite inferiore, è di 120 decibel, quindi migliore sarà l'interfaccia audio che ha una gamma dinamica più elevata. La gamma dinamica è identica a quella della Scarlett 4i4 e della Moto M2 e leggermente migliore della Audient ID14 Mark II. E sicuramente è migliore della versione di terza generazione, quella precedente della Scarlett 2i2. I preamp come si comportano? La prova del fuoco è quella dell'uso con un microfono dinamico magari come questo qui, lo Shure SM7B, che richiede molto gain perché ha una sensibilità davvero bassa. In questo modo la qualità dei preamplificatori viene fuori tutta. Senza l'uso di preamplificatori in linea come Cloudlifter o Feted, la Scarlett 2i2 riesce a catturare un suono abbastanza chiaro e pulito, privo di rumore e distorsione. Il THD Plus N è di meno 100 decibel a 8 decibel di gain sull'ingresso microfonico o di linea, mentre è a meno 80 decibel al livello minimo di gain sull'ingresso strumenti. Il noise preamp si aggira sui meno 120 dBu, è weighted, cioè è appesata. La Moto M2 e soprattutto la Audient ID14 Mark II fanno decisamente meglio sotto questo aspetto. Il guadagno della Scarlett invece è notevole e migliore della Moto M2 e soprattutto della Audient. Questo si traduce nella possibilità di potervi connettere microfoni dinamici a bassa sensibilità senza problemi. Il monitoring avviene con latenza davvero bassa e anche la round trip latency è buona, per entrambi migliora naturalmente all'aumentare del sample rate, quindi diciamo che è ottimo da questo punto di vista. Ha la possibilità di fare loopback e quindi registrare l'audio che esce dal nostro computer e contemporaneamente un microfono collegato, utile quindi quando dobbiamo fare per esempio podcast, live streaming o video tutorial. Il software di controllo Focusrite Control 2 disponibile per PC e Mac è essenziale e non è a livello di quello fornito per esempio dalla Audient. È un passo avanti rispetto al software di controllo in dotazione con la terza generazione, davvero scarso, ma sicuramente è migliorabile. Bene, questa è l'interfaccia di Focusrite Control 2. Qui mi permette di avere il monitoraggio diretto e da qui praticamente ho l'ingresso 2. Questo mi permette di accoppiarli, ma in questo modo sentirò il mio ingresso che è mono soltanto da un lato.
Perfetto, questo è il monitor diretto che è utile. Negli ingressi qui abbiamo l'ingresso 1 e l'ingresso 2. Questo è quello al quale ho attaccato il microfono, lo Shure Ascend 7B, col quale sto registrando adesso. Qui permette di selezionare il gain in ingresso. Avrei preferito una scala graduata di decibel. Vabbè. Qui abbiamo la possibilità di ingaggiare l'autogain e questa per fortuna è una scala graduata con il meter. Qui, come sull'interfaccia, abbiamo la possibilità di selezionare Instrument, Safe ci preserva dal clipping, Air è la funzionalità che adesso andremo a sentire. Così sto parlando senza la funzionalità ingaggiata. Ne abbiamo due, Presence e Presence and Drive. Presence ci dà, come potete sentire, un innalzamento sulle frequenze più alte, un boost sulle frequenze più alte. Direi abbastanza piacevole. Se la leviamo, sentiamo che con un microfono come questo, come lo Shure S7B, è un microfono che ha un po' bisogno di un po' di air, un po' di presence. Se noi invece ingaggiamo Presence and Drive, questo è il risultato, quindi abbiamo sia un boost sulle alte frequenze, ma abbiamo anche armoniche nel range medio, quindi abbiamo una sottile distorsione. È un qualcosa di piacevole che può tornare utile in un cantato o anche ingaggiato quando abbiamo uno strumento. Sentiamo la differenza senza e direi che la differenza è netta. Lo abbiamo ingaggiato e adesso invece lo leviamo. Ritorniamo Presence e questa è Presence and Drive invece e questo è senza nulla. Allora proviamo un attimo l'autogain. L'autogain funziona così. Io lo premo e poi per 10 secondi devo suonare o cantare al volume che penso riterrò opportuno. Ok, sto provando a parlare per settare l'autogain. Vediamo come va, vediamo se riesce a settare questa volta un autogain per avere il nostro audio perfetto. Allora, vediamo. Perfetto. Autogain riuscito, fatto. Lui ha settato il gain ideale. Come potete vedere è simile o quasi identico a quello che avevo impostato io. Per un parlato così abbiamo un valore che si aggira tra i meno 20 e meno 18 dB fs. E diciamo che è un range giusto, quindi lavora correttamente. Adesso proviamo a ingaggiare Safe. Safe ci preserva dal clipping. Come lo ingaggio? Lui mi abbassa già un pochino il gain. Adesso provo a portarlo su. Ok. Adesso facciamo una prova e provo ad andare in clipping e vedete che come lui subito l'ha portato giù. Adesso sono andato in clipping di nuovo e lui lo ha portato giù. Come facevo a rilevare? Che cosa fa Safe? Praticamente se rileva un clipping immediatamente lo porta giù il gain per non clippare e quindi preservare l'audio. Però non è un qualcosa di dinamico, lui lo porta giù e il livello rimane lì, quindi non viene riportato su. Io posso riportarlo su manualmente, però diciamo che ha una funzionalità a mio avviso un po' limitata. Più 48 volt serve per ingaggiare la Phantom Power per i microfoni che hanno bisogno, come quelli a condensatore. Da qui abbiamo la possibilità di avere informazioni, controllare gli aggiornamenti e, tramite le preferenze, selezionare la frequenza di campionamento in kHz che desideriamo utilizzare. La Scarlett 2i2 è accompagnata da un pacchetto software che include il bundle di plugin Focusrite, Ableton Live Lite, 3 mesi di Pro Tools Artist, Hitmaker Expansion e vari altri. Questi strumenti aggiuntivi ampliano le capacità creative di chi le usa, offrendo opzioni per la produzione musicale e l'editing audio avanzato. L'installazione è molto semplice e con lo strumento online Easy Start si fornisce una guida dettagliata alla configurazione con tutorial personalizzati in base a quello che uno deve fare con l'interfaccia. Ti guida anche attraverso il processo di registrazione di Scarlett e ti spiega come accedere al pacchetto software. Scarlett 2i2 è compatibile con qualsiasi DAW Digital Audio Workstation supportata da ASIO su Windows e con qualsiasi DAW supportata da Core Audio su macOS. Cosa non mi piace? Nonostante le numerose qualità positive, l'interfaccia audio Scarlett 2i2
di quarta generazione presenta anche alcuni aspetti che potrebbero essere considerati migliorabili o che potrebbero non soddisfare pienamente le esigenze di tutti gli utenti. Manca l'alimentazione Phantom individuale. C'è un unico selettore per l'alimentazione Phantom a 48 volt. Possiamo selezionare sì tramite il pulsante Select il canale, ma l'alimentazione è fornita ad entrambi i canali e secondo me è una mancanza non da poco. Non posso connettere contemporaneamente due microfoni, uno dei quali richiede l'alimentazione Phantom e uno no. Sulla Audient AD14 Mark II abbiamo due levette, la cosa migliore, mentre sulla Moto M2 due pulsanti distinti. L'output impedance dell'uscita cuffie è di ben 50 ohm e non è certo bassa. È preferibile avere un'uscita con bassa impedenza. Perché? Perché in questo modo si possono pilotare cuffie con bassa impedenza senza pericolo di colorare il suono. Per colorare il suono intendo avere un boost magari o deviazioni dalla risposta lineare al variare delle frequenze. Con cuffie a bassa impedenza la 2i2 non si comporta in modo sempre lineare, dando un boost di alcuni decibel sulle frequenze intorno ai 100 Hz, ma dipende questo dalle cuffie utilizzate, quindi non è uguale per tutte. Assenza di ingressi MIDI. La Scarlett 2i2 non dispone di ingressi MIDI integrati. Per chi lavora con strumenti MIDI o controller esterni sarà necessario acquistare un'interfaccia MIDI separata. La Moto M2 o la Volt 2 di Universal Audio li hanno, per esempio. Monitoraggio diretto limitato. Mentre l'interfaccia offre la funzione di monitoraggio diretto, manca un controllo del mix tra segnale diretto e quello della DAW, come per esempio lo abbiamo sulla IK Multimedia Axe.io, sull'Arturia Minifuse 2 o sulla SSL2. Non è espandibile, come per esempio lo è la Audient AD14 Mark II tramite ADAT. Mi piacerebbe che come sulla Moto M2 ci fosse uno switch on-off per accenderla o spegnerla al bisogno, come anche sulla IK Multimedia. Una cosa che ho notato, almeno sul mio esemplare, è che se metto il volume di uscita al minimo con le casse monitor si sente prima il canale sinistro e alzando poco di più si riallinea perfettamente la distribuzione sui due canali. Difficilmente l'ascoltiamo con un volume al limite così basso, però è comunque una cosa un po' fastidiosa. Confronto con altre interfacce. La Focusrite Scarlett 2i2 di quarta generazione è una delle molte opzioni disponibili sul mercato delle interfacce audio e la sua posizione rispetto ad altre interfacce nella stessa fascia di prezzo dipenderà dalle esigenze specifiche di ognuno di noi. Il prezzo si attesta intorno alle 200 euro. Su questa fascia di prezzo le alternative più note sono la Audient AD14 Mark II, la Moto M2 e la SSL2. Ognuna ha delle caratteristiche particolari che ve la possono far preferire rispetto alle altre. Qualità dei convertitori, ingressi MIDI, software di controllo, personalizzazione, uscita cuffie. Parliamo comunque di interfacce molto buone. Gli eccellenti convertitori Bear Brown analogico-digitale e digitale-analogico della Audient e la sua espandibilità, convertitori ISS Sabre e lo splendido LED meter della Moto M2. Possono confrontarsi con gli ottimi preamplificatori della Scarlett, noti per la loro trasparenza, quindi ognuno privilegerà una cosa rispetto alle altre, ma siamo su livelli buoni, molto buoni. Io personalmente, se dovessi scegliere una tra quelle che ho, al primo posto penso di continuare a mettere la Audient. Come ho detto in vari video precedenti, al giorno d'oggi su questa fascia di prezzo la qualità è pressoché simile fra le varie interfacce audio e la scelta va fatta in base alle esigenze specifiche di ognuno di noi. Ogni modello ha qualche caratteristica che ce la fa preferire ad un'altra. Può essere il fatto che si lavora spesso in cuffia e allora sceglieremo quella che gestisce meglio cuffie che hanno l'impedenza che preferiamo utilizzare, la disposizione degli ingressi, il software di gestione, l'espandibilità o semplicemente il fattore estetico. Concludendo, la Scarlett è uno dei modelli più popolari sul mercato, molto diffusa tra musicisti e podcaster. Tra i tre modelli, solo 2i2 e 4i4, la scelta è dettata essenzialmente dal numero di ingressi di cui avete necessità. Se possibile preferirei comunque la 2i2 alla solo, perché offre qualcosa di più, come ad esempio l'optional power dedicato che permette di utilizzarla con mobile devices o le funzioni auto gain e safe. Rispetto alla versione precedente il miglioramento sul fronte preamp convertitori, gain range e dynamic range è abbastanza evidente. Gli indicatori di livello in ingresso e uscita, gli halometer, sono molto belli a vedersi, così colorati, ma preferisco una chiara indicazione numerica più facilmente leggibile. Uno dei punti di forza di questa interfaccia a mio avviso è la quantità di gain che ha
e che permette quindi di gestire senza problemi microfoni in ingresso di vario tipo. Sicuramente una scheda che consiglio, una soluzione versatile, compatta e potente per chiunque voglia appunto una registrazione audio di buona qualità. Una scheda entry level, ma con tante funzioni che considerarla entry level è riduttivo, con un prezzo in linea con le concorrenti di pari livello, intuitiva, facile da utilizzare e configurare anche per chi non ha mai usato un'interfaccia audio o come talvolta viene chiamata scheda audio solo da noi, per via del fatto che erano soprattutto in passato le schede quelle che venivano inserite nel computer. Per content creator di YouTube la Scarlett si dimostra una buona scelta. Per l'ampia presenza sul mercato e una buona reputazione del marchio si ha anche mercato nel caso la voleste poi rivendere in futuro. Bene, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!